Stiamo affrontando le problematiche inaspettate con la consapevolezza che non avevamo una verità iniziale, avevamo solo la consapevolezza che occorra cambiare le cose. Allora prendiamo per esempio l'agricoltura rigenerativa. Bellissimo, agricoltura rigenerativa, ma concretamente come si fa? Cosa significa rigenerare? Uno può dire, significa rigenerare il suolo, ma agricoltura rigenerativa significa anche accettare le altre vite che circondano il tuo campo di produzione. Accettarle cosa significa? Significa prendere consapevolezza che se noi vogliamo avere un'agricoltura rigenerativa, dobbiamo accettare di tollerare una biodiversità attorno che in parte impatterà sul livello, sulla quantità produttiva. Cosa otterremo in cambio? Diciamo esattamente dopo 3 anni che portiamo avanti il progetto Regenerate in Villa Fortuna nel comune di San Salvatore Monferrato, provincia di Alessandria. Non abbiamo ancora tutti gli elementi per poter dire, penso che occorreranno, ci siamo dati 10 anni per questa progettualità, ma la cosa che già abbiamo scoperto è che fare agricoltura e produrre significa avere chiaro in mente che in parte bisogna ridurre la biodiversità circostante, perché altrimenti dovremo condividere quello che produciamo con la biodiversità circostante. Ma allora come fare questo se noi ci prefiggiamo di difendere la biodiversità? Ecco, questa è una bella domanda alla quale spero che nei prossimi anni noi riusciremo a rispondere in una maniera dettagliata, con dei dati, in una maniera scientifica, ma che non può prescindere comunque dal fatto che se gli umani vogliono preservare la biodiversità, probabilmente devono decidersi a dedicare alla biodiversità integrale delle aree esclusive e sufficientemente estese da poter ospitare i grandi carnivori che sono i grandi regolatori poi della biodiversità. Quindi noi allora nello specifico oggi stiamo convivendo, diciamo nel caso nostro, con i cinghiali che sono diventati comunque una specie infestante. Cerchiamo di tenerli lontani dall'area, diciamo, agricola propriamente detta e lavoriamo. Ecco, però posso dire che dopo 3 anni sono tornati tantissimi uccelli in quell'area, perché non è solo un'area agricola, è metà agricola e metà bosco e in parte diciamo anche a prato integrale, proprio per poter ospitare quelle specie che non vivono nel bosco. Adesso realizzeremo anche un lago per permettere, diciamo, agli animali di avere l'acqua necessaria e quindi di avere realmente una biodiversità attorno. Faremo anche dei campionamenti nel suolo per vedere, diciamo, quanto il suolo migliori, perché non bisogna dimenticare che tutto quello che poi mettiamo sulle piante, poi tutto no, ma una parte finisce nel suolo poi bene o male qualcosa raggiungerà la falda e se raggiungerà la falda anche le acque da cui poi tutta la vita dipende rischiano di essere intaccate da prodotti che noi usiamo per produrre. Quindi è un lavoro, è un percorso, proprio perché noi non facciamo ideologia, vogliamo provare tutto quello che affermiamo e non ci accontentiamo di fermare.